Dopo 2 stagioni complicatissime, segnate da diverse difficoltà dovute sia alla nostra esperienza che a un auto troppo giovane, finalmente, grazie al cambio di regolamento, siamo dove volevamo essere, in zona punti. È solo l'inizio, ma il segnale è chiaro. La strada è tracciata e l'obiettivo è ambizioso. Lottare per il mondiale costruttori entro 2 stagioni. Ciao ragazzi, qui Easy Axi, benvenuti nel 32esimo episodio della carriera su F1 Manager 2024, alla guida della scuderia Lamborghini. Da questo episodio in avanti, il racconto delle gare prenderà una nuova forma. Sullo sfondo vedrete gli highlights più significativi del weekend, mentre vi fornirò una cronaca immersiva, diretta, pensata per riassumervi al meglio la gara e procedere con forza verso la stagione 4. E quindi direi di iniziare, cominciando dal secondo weekend di gara della terza stagione. Siamo in Arabia Saudita, sul circuito di Jeddah. Ci spostiamo in macchina con Berman negli ultimi metri dell'ultimo tentativo del Q3. Il nostro pilota si migliora in tutti e tre i settori, mentre il compagno fatica leggermente di più e si migliora soltanto nel secondo settore. Alla fine della qualifica abbiamo la griglia definitiva. Piastri conquista la pole position davanti al compagno, Lando Norris, e alle due Red Bull. Noi partiremo dalla quinta casella con Berman, mentre Antonelli partirà qualche posizione più dietro, dalla nona posizione. Ora, intro della gara, e poi vi racconterò cosa è successo. L'attesa per la gara è alle stelle ormai, e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. In vista della gara, il suo atteggiamento sembra calmo e rilassato. Si sta posizionando per la sua 50ª partenza in Formula 1. Otterrà un buon piazzamento? Sembra siano pronti a partire. Ormai manca pochissimo all'inizio del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Luci spente e via partiti! Seconda gara stagionale, stavolta sul circuito cittadino di Jeddah. Berman parte dalla quinta casella, mentre Antonelli scatta nono. Entrambi sanno che sarà una gara complessa, stretta, veloce, in cui il minimo errore può costare carissimo. Ma Antonelli stavolta è impeccabile. Sin dallo spegnimento dei semafori mantiene la calma, tiene il ritmo e costruisce la sua gara con intelligenza. Niente sorpassi clamorosi, niente azzardi, solo solidità, costanza e precisione. Alla fine dei 50 giri taglia il traguardo in sesta posizione. È il suo miglior risultato in carriera e lo fa sembrare fin troppo semplice. Molto più amaro invece il weekend di Berman. Dopo una partenza convincente, tutto cambia al momento della sosta. Lì, complice un traffico sfortunato in pit lane, è costretto a rallentare e a far sfilare due vetture. Perde oltre 4 secondi in un colpo solo e a Jeddah 4 secondi possono valere una vita. Da quel momento il suo passo non è più all'altezza di quello del compagno, le gomme non reagiscono bene, il feeling svanisce e la rimonta non decolla. Alla fine porta comunque a casa un punticino, ma il 10° posto lascia l'amaro in bocca. Davanti cambia decisamente la classifica, perché Norris va a vincere la gara davanti a Max, mentre Piastri perde 2 posizioni e si deve accontentare del terzo posto. Bravissimi i due piloti dell'Haas che guadagnano 9 e 8 posizioni ed entrambi entrano in zona punti. Con questi risultati Norris si porta al primo posto nella classifica piloti, superando di 4 punti il compagno di squadra. Nei costruttori la McLaren continua la sua fuga, mentre la Visa si porta al terzo posto. Nelle 2 settimane successive non ci sono novità, quindi voliamo in Australia per il terzo appuntamento stagionale. La gara si svolgerà sotto il diluvio, mentre le qualifiche sono asciutte. Siamo in auto con Antonelli nell'ultimo tentativo, ancora una volta non si migliora, se non nel secondo settore. Il compagno, pur migliorandosi in ogni parziale, non riesce a superarlo e alla fine partiremo in quinta e settima posizione, con la Ferrari di Hamilton a dividere i nostri due piloti. Norris conquista la pole davanti a Piastri, con ancora una volta le due Red Bull a seguire i papaya. Ora passiamo all'intro e ci risentiamo tra qualche secondo. Bene, manca pochissimo al semaforo verde per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Un momento di riflessione per concentrarsi sulla gara imminente. 7° posto sulla griglia, un risultato promettente. Potrebbe ottenere punti preziosi. Andiamo a scoprire cosa succederà oggi perché promette scintille. Preparatevi per il Gran Premio d'Australia. Si spengono le luci e via, partiti! La gara inizia sotto una pioggia fitta, con l'acqua che scivola sull'asfalto e limita la visibilità fin dalle prime curve. I piloti sanno che oggi ogni errore può essere fatale. Antonelli parte bene, tiene alla traiettoria, gestisce le condizioni e nella prima parte di gara è pulito, preciso e senza sbavature. Mantiene le sue posizioni con autorità. Berman invece fatica un po' di più. Non riesce a trovare ritmo nei primi giri, ma resta comunque agganciato alla zona punti, aspettando il momento giusto per reagire. Ma come a Jeddah, anche stavolta la sfortuna lo colpisce al momento del pit stop. Quando rientra per montare le intermedie è costretto a rallentare e lasciare
lasciare sfilare una vettura proprio mentre si avvicina al suo box. Ancora una volta, secondi preziosi svaniscono. Davanti, Antonelli continua la sua corsa con passo solido, tenta di avvicinarsi a Bottas, lo insegue per diversi giri e ci prova anche in curva 1, ma il finlandese è impeccabile e alla fine resiste. Kimi chiude sesto per la seconda gara consecutiva davanti al compagno. Behrman però non si arrende, dopo la sosta torna a spingere forte, recupera terreno giro dopo giro e proprio all'ultima tornata riesce a sferrare l'attacco decisivo, supera l'asse di Joe e conquista un ottimo nono posto, con tanto di sorpasso all'ultimo respiro. Come a Jeddah, il pilota McLaren che partiva secondo riesce a tagliare il traguardo davanti a tutti, mentre il compagno chiude terzo alle spalle di Verstappen. Stavolta però il weekend non regala rimonte spettacolari, forse la più solida è quella di Gasly, che partito 12esimo riesce a salire fino all'8ª posizione, portando a casa 4 punti importanti. In classifica piloti Piastri torna in vetta, Lando scivola in seconda posizione e deve ora guardarsi le spalle. Verstappen è lì, a sole 6 lunghezze. Antonelli intanto continua a crescere e guadagna un'altra posizione, salendo al sesto posto. Ma è nei costruttori che arriva la vera svolta. Mentre la McLaren prosegue la sua fuga solitaria, noi superiamo 2 team rivali e ci portiamo in quarta posizione assoluta. È un segnale chiaro, la direzione è quella giusta. Rientrati al quartier generale arriva anche una buona notizia. La valutazione prestazionale di Antonelli sale da 82 a 83, un piccolo passo in avanti che arriva nel momento perfetto, alla vigilia di uno dei weekend più affascinanti e delicati del calendario, il Gran Premio di Monaco. E allora ci spostiamo in macchina con lui per osservare da vicino gli ultimi metri del suo miglior giro in qualifica. Antonelli si migliora sensibilmente e si prende la quinta posizione, mentre Behrman, più lento di circa un decimo a settore, si deve accontentare della sesta. Alla fine però Bottas si infila tra le due Lamborghini e Behrman scivola in settima posizione. Davanti Max Verstappen conquista la pole e interrompe finalmente il dominio McLaren in qualifica. Dietro di lui partiranno proprio le due papaya, pronte ad attaccare alla prima curva. E ora è tempo di tuffarci nella gara più iconica dell'anno. Le squadre stanno completando le ultime verifiche. Ormai non manca molto alla partenza della gara. E ormai conosciamo bene le qualità di Max Verstappen. Partirà meritatamente dalla pole. Sono ansioso di vedere come saprà gestire la gara. È arrivato il momento. Pronti alla gara. Sta per iniziare una delle gare più suggestive del mondo. Questo è il Gran Premio di Monaco. Si spengono le luci e via, partiti! A Monaco decidiamo di giocare aggressivi, partiamo con gomma rossa, gli unici in tutta la griglia a fare questa scelta. All'inizio il passo è interessante, ma non abbastanza per attaccare, e quando le soft iniziano a cedere perdiamo terreno. I nostri piloti scivolano indietro perdendo diverse posizioni. Nel secondo stint però cambia tutto, con le dure montate Antonelli e Behrman tornano all'attacco. Il ritmo è solido, le manovre decise e il recupero c'è, ma non basta. Il tempo perso nella prima parte di gara è troppo pesante da colmare. Antonelli chiude settimo, Behrman nono. Entrambi chiudono più indietro rispetto al via, nonostante un finale in netta crescita. A Monaco è doppietta McLaren, perché Max, nel tentativo di doppiare un altro pilota, va al bloccaggio in curva 1 e finisce contro le barriere. Un errore che gli costa uno 0 pesantissimo in classifica. Sul podio sale il compagno di squadra al primo podio stagionale. Con questo risultato la classifica piloti si fa interessante. Norris sorpassa nuovamente Piastri, ma a dividerli c'è un solo punto. Max ovviamente perde terreno, ma chissà che la lotta interna tra i due McLaren non lo aiuti a rifarsi sotto. Nei costruttori il campionato sembra ormai deciso, almeno per le prime due posizioni. Dietro però infuria la lotta. La Aston Martin si riporta davanti a noi di 4 punti, ma la strada è ancora lunga. Tornati al quartier generale, votiamo per il cambio di regolamento, scegliendo quello con le modifiche meno importanti. Alla fine, con una netta preferenza, vince proprio la nostra scelta. Poi ci spostiamo ad Austin per il primo Gran Premio sprint della stagione. Nelle qualifiche ci posizioniamo in quinta posizione con Antonelli, mentre Piastri conquista la pole davanti alle altre due Red Bull. Behrman invece fatica a mettere insieme il giro nel Q2 e partirà dalla 14ª casella. A fine gara per Antonelli non cambia nulla, ritmo solido, 0 sorpassi effettuati, ma anche 0 subiti. Behrman invece guadagna 4 posizioni e chiude decimo, non abbastanza per conquistare punti. Ci spostiamo ora in auto proprio con il nostro pilota inglese per l'ultimo giro di qualifica della gara domenicale. Antonelli mette insieme un grandissimo giro, Behrman fa leggermente peggio, ma anche il suo tempo sembra sufficiente per partire da posizioni interessanti. E infatti alla fine della sessione ci troviamo in quelle che sono ormai le nostre posizioni fisse, come se fossimo abbonati. Antonelli partirà quinto, mentre Behrman scatterà dalla 7ª casella. Davanti a tutti invece ci sarà ancora una volta Piastri, seguito da Verstappen e da un Hamilton che finalmente dà un segnale di vita, mentre il suo compagno è ormai disperso. Vediamo se riusciremo a mettere insieme tutto e portare a casa un buon bottino di punti. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. In vista della gara, il suo atteggiamento sembra calmo e rilassato. Questa partenza dalla quinta posizione è un'occasione preziosa e la squadra vorrà sfruttarla per ottenere punti. Sembra siano pronti a partire. Siamo pronti per il Gran Premio degli Stati Uniti. Si spengono le luci e via, partiti!
Ad Austin succede l'imprevedibile, la gara parte sotto un autentico diluvio, ma nonostante le condizioni, i nostri due piloti scattano bene e mantengono un ritmo solido, senza particolari problemi, per tutto il primo stint. Quando l'intensità della pioggia cala, arriva il momento di montare le intermedie e qui siamo perfetti. Il timing è giusto e grazie a quella scelta riusciamo a guadagnare tempo prezioso su chi ci precede. Poi, a 3 giri dalla fine, smette completamente di piovere. Decidiamo di rischiare con una mossa aggressiva, richiamiamo il box solo Behrman per montare soft. Ed è la scelta giusta, Olli vola negli ultimi giri e chiude in sesta posizione con un passo devastante. Antonelli invece resta fuori, è terzo all'inizio dell'ultimo giro, ma le sue gomme sono al limite, appena il 7% di gomma residua. Curva dopo curva, il degrado si fa sentire. In un solo giro Kimi perde 6 posizioni e chiude nono, un disastro. E qui lo dico chiaramente, ho sbagliato io. Ho rischiato troppo con la sua strategia, sperando che tenesse fino alla fine, ma a volte la fiducia non basta, serve anche lucidità, e stavolta è mancata. Alla fine della gara Piastri mantiene la prima posizione senza mai dover lottare, tanto da tagliare il traguardo con ben 26 secondi di vantaggio sul secondo. Il compagno di squadra, Albon, torna sul podio, mentre un altro weekend complicato per Verstappen, che perde 5 posizioni e finisce addirittura dietro Behrman, in settima posizione. La classifica piloti resta apertissima in casa McLaren, con Norris e Piastri divisi da un solo punto, mentre Max si allontana sempre di più. Intanto Behrman, con la sesta posizione conquistata oggi, risale di 3 posti ed entra con forza nella top 10. Nei costruttori recuperiamo la quarta posizione, ma l'avvisa che Sciappa allunga ancora. Ora ci separano 26 punti. La rincorsa continua però. Tornati al quartier generale arriva una notizia positiva: Behrman migliora ancora nella valutazione prestazionale, passando da 81 a 82. Una crescita che arriva nel momento giusto, alla vigilia del ritorno in Europa per il Gran Premio di Barcellona, anche questo con formato sprint. Nelle qualifiche per la sprint Piastri conquista la pole davanti a Verstappen e Norris. Antonelli si piazza quarto, firmando il miglior risultato in qualifica della sua stagione, mentre Behrman partirà decimo. La sprint ci regala un buon risultato complessivo. Antonelli tiene il ritmo dei migliori e chiude ancora quarto, a soli 3 secondi dal podio. Behrman rimonta a 3 posizioni e chiude settimo, portando a casa 2 punti importanti. E ora ci prepariamo alla gara domenicale. Ci spostiamo in macchina con Antonelli per rivivere il suo miglior giro in qualifica. Lo scroscio di pioggia tra Q1 e Q3 costringe tutti a montare le intermedie e alla fine ci piazziamo in sesta e settima posizione. Davanti, prima fila tutta papaya, con Albon e Bottas in seconda fila. Anche la gara sarà bagnata. Le premesse per un altro capitolo imprevedibile ci sono tutte. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Partendo dal sesto posto la tensione sarà altissima, ma la gara è lunga, deve concentrarsi. È arrivato il momento. Pronti alla gara. Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna. Si spengono le luci e via, partiti! Alla fine, niente pioggia a Barcellona. Si parte sull'asciutto e noi optiamo per una strategia diversa dalla maggior parte della griglia. 2 soste, con doppio stint su gomma rossa e quello centrale sulle medie. Una scelta ambiziosa che punta tutto sul passo gara e sulla gestione. Il primo stint però non è dei più semplici. Le soft non rendono come sperato e già dopo pochi giri entrambi i nostri piloti iniziano a faticare. Le gomme si degradano rapidamente, il ritmo ne risente e perdiamo terreno. Ma con determinazione e pazienza riusciamo a rimanere agganciati alla zona punti. È nel secondo stint che cambia tutto. Montate le medie la macchina si trasforma. Il bilanciamento migliora, la gestione è perfetta e giro dopo giro i tempi si abbassano. Antonelli e Behrman guadagnano posizioni su posizioni, risalendo la classifica con decisione. È uno dei migliori stint stagionali per entrambi. Si arriva così al terzo e ultimo tratto di gara, con l'ultima sosta per tornare sulla gomma rossa. Behrman continua a gestire alla perfezione, è costante, pulito, incisivo. Raccoglie un'altra posizione nel finale e chiude con un solido sesto posto. Antonelli invece nel finale va un po' in difficoltà. Le gomme iniziano a cedere e il ritmo cala leggermente. Prova a resistere ma è costretto a cedere un paio di posizioni negli ultimi giri, chiudendo comunque in ottava posizione. Un risultato complessivamente positivo in una gara in cui la strategia ha fatto davvero la differenza. Piastri invece chiude davanti a tutti, superando il compagno di squadra e scappando via con altri 26 secondi di vantaggio. 2 lezioni non da poco. Le 2 Red Bull seguono ma non sono così vicine. Da segnalare anche la grandissima gara di Sainz che nel Gran Premio di casa porta a punti la sua Alpine grazie al nono posto conquistato in gara. Nel campionato piloti non cambia molto, l'unica variazione è il sorpasso di Behrman su Ocon che rivale il nono posto in classifica. Nei costruttori invece guadagniamo 9 punti sulla Visa Cash Up, mentre l'Alpine mette a segno i primi 2 della stagione. Sarà interessante capire se questo è l'inizio di un miglioramento o solo un exploit isolato di Sainz. Nel frattempo nessuna novità dal quartier generale, quindi si vola in Belgio per il Gran Premio di Spa. In qualifica solo Antonelli riesce ad accedere al Q3, ma nell'ultimo tentativo viene ostacolato a lungo proprio da Sainz, che gli rovina completamente il giro. Con l'unico tempo segnato su gomma usata non andiamo oltre l'8ª posizione. Behrman invece è stato ancora più sfortunato, anche lui, vittima di un impeding, scatterà soltanto dalla 18ª
20ª posizione, ma proprio da lì, da uno scenario quasi impossibile, potrebbe nascere la sua gara più bella, la rimonta tutta da scrivere. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Quest'oggi Lewis Hamilton potrebbe decisamente fare una grande gara. Questa partenza dal 10° posto ha del potenziale. Se la fortuna gira, potrebbe riuscire a scalare la classifica. Non c'è tempo da perdere, la gara non aspetta. Gli spalti sono gremiti ed è tutto pronto per il Gran Premio del Belgio. Luci spente e via, partiti! A Spa decidiamo di diversificare le strategie. Antonelli parte con gomma morbida, pronto a spingere sin da subito. L'approccio aggressivo, determinato e giro dopo giro lo vediamo salire. Sorpassi precisi, ritmo costante e nel primo stint riesce a portarsi fino alla 4ª posizione. Berman invece adotta una strategia opposta. Parte con gomma dura con l'obiettivo di andare lungo e sfruttare eventuali safety car. Ma il suo ritmo è sorprendente. Tiene testa a piloti su mescola media e grazie ad una guida impeccabile riesce a recuperare diverse posizioni. Quando rientra in box è già risalito fino all'11ª piazza. Nel secondo stint Antonelli passa le medie, non cerca rischi inutili, gestisce con intelligenza, tiene il passo e consolida quanto costruito nel primo tratto di gara. La sua corsa si chiude con una solida 4ª posizione. Pochi errori, massima efficienza. Ma è Berman a prendersi la scena. Con le soft montate per il finale scatta la rimonta. È aggressivo, lucido, determinato, sorpassa lotta, non molla un centimetro e quando sembra che non ci sia più margine trova ancora qualcosa da dare. Alla bandiera a scacchi è 7º, partiva 18º, 11 posizioni guadagnate in una delle sue migliori gare da quando veste il nostro colore. Un capolavoro di grinta, coraggio e intelligenza. Chapeau Olli. Lando vince con 2 secondi di vantaggio su Verstappen, mentre Albon guadagna 6 posizioni e chiude in terza. Piastri, invece, è costretto al ritiro a metà gara per un problema di affidabilità. È il suo primo zero stagionale e pesa tantissimo, perché nel campionato piloti Norris prova a dare il primo vero strappo della stagione. Con questo weekend brillante da parte di entrambi i nostri piloti mettiamo a segno un colpo importante. Guadagniamo altri 10 punti sulla Visa Cash Up, che ora dista solo 7 lunghezze. E ve lo dico chiaramente, quel terzo posto fa sempre più gola. Si vola in Giappone con una classifica apertissima e la sensazione che Suzuka possa davvero diventare uno snodo chiave della nostra stagione. Siamo in macchina con Berman per l'ultimo tentativo in qualifica, ma arriva ancora una volta all'imprevisto. Un'altra situazione di impeding, stavolta causata da un'asta lenta nel secondo settore. Rovina un giro che aveva tutto per essere ottimo. Alla fine scatteremo dalla 7ª e dalla 10ª posizione. Non è ideale, ma nemmeno da buttare, soprattutto considerando che la Visa piazza solo Bottas in top 10. È una buona chance e dobbiamo coglierla. Davanti Norris partirà dalla pole, seguito da Verstappen e dal compagno di squadra, deciso a rifarsi dopo il weekend da dimenticare a Spa. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Mi sto proprio chiedendo se la gara andrà secondo i piani per Lando Norris. Questa partenza in pole rappresenta una grande occasione, ma ce la farà a difendersi fino alla fine? Non c'è tempo da perdere, la gara non aspetta. I piloti sono pronti, non manca molto, questo è il Gran Premio del Giappone. Luci spente e via, partiti! A Suzuka scegliamo di puntare sulla strategia. Entrambi i nostri piloti partono con gomma dura, con l'obiettivo di allungare il primo stint e avere a disposizione una gomma rossa più fresca per il finale. Una scelta conservativa, ma potenzialmente vincente in una gara che si preannuncia lineare. Dopo pochi giri, però, arriva subito la prima vera emozione. Le due Sauber si prendono a sportellate e si eliminano a vicenda, causando l'ingresso dalla safety car. Un episodio che rimescola un po' le carte, ma che non cambia la nostra strategia. Da lì in avanti la gara scorre senza grandi scossoni. A parte un bel sorpasso in pista firmato da Berman, tutto il resto si gioca ai box. Strategie incrociate, degrado gomme e qualche problema per altri team. Noi restiamo solidi, costanti e senza sbavature. E alla fine portiamo a casa un buon risultato. 6º posto per Antonelli, 7º per Berman. Non è stata la gara più spettacolare dell'anno, ma è uno di quei weekend che, alla lunga, fanno la differenza in classifica. Purtroppo però Bottas conduce una gara solida e chiude in 4ª posizione, mentre il compagno, partito ultimo, risale fino alla 9ª, portando a casa anche lui dei punti. Norris vince ancora e con il compagno terzo dietro Verstappen allunga ulteriormente in classifica, portando a 22 punti di vantaggio. Nel campionato costruttori la McLaren sembra ormai imprendibile, mentre noi e la Visa Cash Up guadagniamo esattamente lo stesso numero di punti. Quindi, per ora, tutto resta invariato, il sorpasso è rimandato. E allora voliamo in Canada per l'ultimo appuntamento di questo episodio. Siamo in auto con Antonelli che sta per chiudere il suo ultimo giro del Q3, con un tempo davvero interessante. Alla fine vale la 5ª posizione in griglia, con il compagno che lo segue a ruota in sesta. La pole però se la prende Piastri, che finalmente reagisce dopo 2 gran premi sottotono. Max continua a fare da spartiacque tra le due McLaren invece. La gara sarà
sarà asciutta, il margine è stretto e tutto può succedere. Prepariamoci, il Gran Premio del Canada è pronto a regalarci un finale col fiato sospeso. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Partendo dal sesto posto la tensione sarà altissima, ma la gara è lunga, deve concentrarsi. Bene, possiamo andare. Siamo pronti, manca poco ormai al Gran Premio del Canada. Si spengono le luci e via, partiti! Al via del Gran Premio del Canada, tutta la griglia opta per la stessa scelta, gomma morbida. Ma le strategie si dividono subito. Molti puntano su 2 soste, mentre noi decidiamo di rischiare con una sola. Antonelli sembra subito più in forma del compagno, lo tiene dietro senza difficoltà, ma allo stesso tempo lo protegge, lasciandogli il DRS per difendersi dagli attacchi dagli altri. Un lavoro di squadra silenzioso ma fondamentale. Berman infatti gestisce bene il primo stint, ritmo solido, pochi errori e una buona posizione. Ma quando passa le medie le cose cambiano. Deve risparmiare più del previsto per arrivare in fondo, mentre il compagno ha un po' più di margine. Alla fine Olli chiude nono, un risultato onesto ma condizionato dalla gestione. Antonelli invece nel secondo stint è scatenato, recupera terreno, supera anche Bottas e si lancia verso un possibile quinto posto. Ma nel finale le sue gomme iniziano a cedere e proprio negli ultimi giri subisce il sorpasso di Ricciardo. Alla bandiera a scacchi è sesto, Bottas però resta dietro. Un'altra prestazione convincente, anche se il potenziale lasciava sperare qualcosa in più. Ricciardo, dopo aver superato Antonelli, riesce anche a riprendere e sorpassare Verstappen, chiudendo ai piedi del podio, occupato da Piastri, Norris e Albon. Nel campionato piloti Piastri torna a farsi sotto, recupera 8 punti sul compagno, mentre Max deve iniziare a guardarsi alle spalle, perché il suo compagno di squadra si sta avvicinando sempre di più. Ma nella classifica costruttori arriva la notizia più bella: recuperiamo 6 punti sulla Visa Cash Up e ora il terzo posto è a un solo punto di distanza. Un obiettivo che sembrava lontanissimo alla fine della seconda stagione e che ora è lì, a portata di mano. Nel frattempo ci lasciamo alle spalle anche l'Aston Martin, ormai staccata di quasi 50 lunghezze. E come se non bastasse, anche i nostri piloti continuano a crescere. Antonelli raggiunge quota 85 nella valutazione prestazionale, mentre Berman sale a 83. Un segnale chiaro che questo progetto sta funzionando. Passo dopo passo ci stiamo prendendo il posto che meritiamo. Ma per oggi è tutto, spero che questo video diverso vi sia piaciuto e se la scuderia Lamborghini vi sta emozionando, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!